Mistero a Milano. Il critico fotografico Maurizio Rebuzzini trovato morto, indagini per omicidio. Maurizio Rebuzzini, critico e storico della fotografia, tra i più noti in Italia, è stato trovato senza vita a Milano in circostanze che hanno subito destato forti sospetti. Aveva 74 anni e per tutta la giornata di mercoledì non aveva dato notizie di sé. A preoccuparsi è stato il figlio Filippo, che non riuscendo a contattarlo né al telefono né passando da lui come di consueto, ha deciso di recarsi al laboratorio del padre, situato al pian terreno di un edificio in via Zuretti, non lontano dalla stazione centrale. Qui ha fatto la drammatica scoperta. Il padre era riverso sul pianerottolo, in condizioni gravissime. Immediatamente è stata allertata un'ambulanza che ha trasportato Rebuzzini all'ospedale Fatebenefratelli. Fratelli. I soccorritori hanno fatto il possibile per rianimarlo, ma poco dopo l'arrivo in pronto soccorso l'uomo è morto. L'ipotesi iniziale, davanti a un uomo trovato agonizzante e senza segni evidenti di colluttazione, poteva far pensare a un malore improvviso o a una caduta accidentale. Lo stesso figlio, scosso dall'accaduto, ha dichiarato di non credere all'idea di un'aggressione. Era amato da tutti, non può essere stato picchiato o attaccato. Tuttavia, già nelle ore immediatamente successive al decesso, alcuni elementi clinici hanno cambiato radicalmente il quadro. I medici, osservando il corpo, hanno rilevato delle ecchimosi, in particolare all'altezza del collo, lesioni che non sembravano compatibili con una semplice caduta. Al contrario, apparivano coerenti con l'ipotesi di uno strangolamento. È stata questa scoperta a spingere gli stessi sanitari a richiedere l'intervento della polizia, che ha attivato la squadra mobile e la scientifica per i rilievi. Il sopralluogo ha riservato ulteriori sorprese. La porta del laboratorio di Rebuzzini era spalancata, ma all'interno non mancava nulla. Non erano stati portati via né il denaro che teneva in casa, né il suo telefono cellulare. Tutti gli oggetti di valore risultavano al loro posto, il che sembra escludere in maniera abbastanza netta la pista di una rapina finita male. In più, il contesto non mostrava segni di particolare disordine o effrazione. Questo rafforza l'idea che l'eventuale aggressore possa essere stato qualcuno conosciuto o che comunque si sia avvicinato a lui senza dover forzare alcun ingresso. A questo punto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Il caso è coordinato dalla sostituta procuratrice Maria Cristina Ria, che ha disposto una serie di accertamenti. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di sorveglianza del palazzo e della zona, nel tentativo di ricostruire i movimenti di Rebuzzini nelle ultime ore di vita e di verificare chi sia entrato o uscito dall'edificio. In parallelo sono stati richiesti i tabulati telefonici, così da capire se ci siano state chiamate, messaggi o contatti particolari che possano indirizzare le indagini. Alcuni vicini di casa hanno riferito di aver sentito delle urla provenire dalla zona, proprio nella serata in cui Rebuzzini è stato trovato. Non è però chiaro se si trattasse di richieste di aiuto, di un alterco o di semplici rumori scambiati per grida. Una residente, per esempio, ha raccontato di aver pensato a un malore, forse un infarto. Altri hanno ipotizzato che l'uomo potesse essere caduto accidentalmente, anche a causa di lavori di ristrutturazione in corso nel pianerottolo. Resta il fatto che la presenza di segni sul collo orienta con decisione verso un'ipotesi violenta. La notizia della morte di Rebuzzini ha scosso il mondo della cultura e della fotografia. Critico e studioso di lungo corso, aveva fondato la rivista Fotografia, collaborava con l'Università Cattolica di Milano come docente a contratto e aveva dato vita all'associazione Obiettivo Camera. Inoltre si occupava della sezione storica dedicata alle macchine fotografiche presso il Museo Alinari di Firenze, istituzione di riferimento per la memoria visiva italiana. Nel quartiere era una presenza conosciuta e rispettata. I residenti lo descrivono come un uomo distinto, affabile, che amava fumare il sigaro e che si intratteneva volentieri a chiacchierare al bar della zona. Una figura che in molti ricordano con affetto e stima. Tanto da rendere ancora più difficile immaginare che qualcuno abbia potuto attentare alla sua vita. Mistero a Milano.